Eccoci qua. Per fare questo progetto io utilizzerò il bravissimo di Tessiland con questo colore stupendo viola elettrico e un uncinetto numero 4,5. È vero che è un top estivo, ma ho scelto di usare comunque una lana, uno perché il colore è meraviglioso e due perché comunque la lana in realtà ha delle proprietà isolanti sia per il caldo che per il freddo. Quindi in realtà la lana, ovvio, non i maglioni di lana, però si possono, cioè, è possibile indossare cappi piccoli, come questo qua, di lana che comunque restano freschi. E poi appunto il top è talmente libero, è talmente leggero che anche con un filato un po' più spesso come questo qua rende benissimo, non è troppo pesante e poi secondo me aggiungendo questo tipo di filato al modello dà quel tocco molto originale al progetto. Detto questo, ognuno può ovviamente realizzarlo col filato che preferisce, anche perché adesso vi darò le indicazioni delle misure e quindi non è un problema adattarlo, diciamo, al filato. Allora, partiamo subito. Dovrò fare una catenella lunga 35 cm, quindi inizio con le mie catenelle. L'importante è che siano un multiplo di 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se usate il mio stesso filato, io ho imbastito 50 catenelle. A questo punto carico il filo, conto 1, 2, nella terza catenella dall'uncinetto entro e faccio la mia maglia alta. Quindi queste catenelle di avanzo e la maglia alta, siamo a 2 maglie alte, devo arrivare a 4, quindi 3 e 4. A questo punto faccio una catenella, carico il filo, salto una catenella di base e in quello successivo vado a fare altre 4 maglie alte nelle 4 catenelle successive. 3 e 4. Di nuovo una catenella, salto una catenella di base e in quelle successive faccio 4 maglie alte. 2, 3 e 4 e procedo tutta la riga in questo modo a fare blocchi di 4 catenelle intervallati da di 4 maglie alte intervallate da una catenella, saltando una catenella di base e ricominciando il modulo. Una volta finita la riga facciamo 5 catenelle solo per, diciamo, l'inizio della riga nuova, quindi 1, 2, 3, 4, 5, giro il lavoro, salto il mio blocco di 4 maglie alte, entro direttamente dentro allo spazio creato da una catenella e faccio una maglia bassa. Dopodiché 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto il blocco, entro nel buco della catenella successiva, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, di nuovo salto il blocco, maglia bassa nello spazio di una catenella della riga precedente. 2, 3, 4 catenelle, salto il blocco, entro nel buco successivo, maglia bassa e procedo così per tutta la riga. Arrivati alla fine della riga, solo per la fine della riga, quindi solo quando arriveremo alla fine, all'inizio ne abbiamo fatti 5, alla fine ne facciamo 3, 1, 2 e 3 e faccio una maglia bassa nell'ultima catenella che è quella dove ho alzato il lavoro del giro precedente. A questo punto 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, giro il lavoro, dentro
alle catenelle che ho fatto del giro precedente entro a fare le maglie alte, entro proprio dentro la catenella, quindi non entro in questo modo nel buco semplicemente, ma entro proprio dentro alla catenella in questo modo. Quindi 2, 3 e 4. Faccio una catenella, salto la maglia bassa che mi trovo sotto, carico il filo e entro di nuovo nella prima catenella del blocco successivo, che è questo qua, che è fatto da 4 catenelle. Quindi entrerò in ciascuna catenella e farò una maglia alta in ciascuna catenella per un totale di 4 maglie alte. 2, 3, 4. Adesso ho sotto la maglia bassa del giro precedente, faccio una catenella, la salto e nella catenella subito attaccata dopo ricomincio con le mie maglie alte. 2, 3, 4, una catenella e procedo così fino alla fine. Vedete che già si sta disegnando il pattern. Ok, sono arrivata alla fine della riga, vedete la nostra quinta catenella fatta all'inizio ci tiene un po' alto il lavoro. Di nuovo all'inizio 1, 2, 3, 4, 5, giro il lavoro, salto il blocco, entro nel buco della catenella fatta del giro precedente e faccio una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, maglia bassa nel buco successivo, 1, 2, 3, 4, salto il blocco, nel buco successivo entro e faccio la maglia bassa. Di nuovo continuo così per tutta la riga. Esattamente come prima arrivo all'ultimo blocco, invece che 4 catenelle ne farò 3, 1, 2, 3 e maglia bassa nella terza catenella che ho fatto per alzare il lavoro. A questo punto 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro e ripetiamo di nuovo i nostri moduli. Nel primo quindi dovremo fare solo altre 3 maglie alte perché le 3 catenelle ci sostituiscono la prima maglia alta. Ho sbagliato, ho saltato un punto. Ok, quindi 1, 2 e 3, perché le nostre catenelle ci hanno appunto sostituito la prima, una catenella, salto la maglia bassa del giro precedente, carico il filo e nella catenella subito successiva entro e ricomincio il mio blocco da 4 maglie alte. Quindi sostanzialmente questo è il pattern da seguire finché non avremo ottenuto le nostre misure necessarie, che adesso vi spiego. Sono molto semplici alla fine. Prima di appunto dirvi le misure, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, di lasciare like, commenti o condividere, che aiuta ovviamente la crescita del canale. E per chi volesse sostenere il progetto c'è la possibilità di abbonarsi, è una cifra appunto simbolica, però aiuta sicuramente il canale, aiuta me e mi permette di continuare a creare video per voi. Quindi allora dobbiamo continuare a lavorare questo motivo fino a quando non avremo un quadrato di 35 x 35, quindi indipendentemente dall'uncinetto che state usando e dal filato che state usando, per una taglia SM ci vogliono 35 cm. Per le taglie superiori, diciamo, la cosa importante è che la lunghezza di base corrisponda più o meno
una misura che va dalla attaccatura delle spalle, passando sopra il seno, ok? E arrivando più o meno qualche centimetro sopra all'ombelico. Quindi in questo modo avete più o meno la possibilità di adattare il modello alle varie misure. Comunque è poi molto anche elastico, molto versatile, e poi faremo i cordini che saranno molto lunghi e quindi si potranno adattare a diverse forme del corpo, no? Ok, quindi ci vediamo quando abbiamo realizzato i nostri 35 cm. Eccoci qua, abbiamo finito il nostro quadrato. A questo punto vado a fare un giro di rifiniture, quindi faccio una catenella e mi sposto, vedete dove c'è la maglia alta, entro nella maglia alta e faccio una maglia bassa. Dove c'è la maglia alta ne faccio 2 di maglie bassissime, scusate, non bassa. Dove c'è il punto, come in questo caso, entro proprio e faccio la mia maglia bassissima. Qua ho una catenella di separazione, entro e faccio la mia maglia bassissima. Qua ho la maglia alta, quindi entro e faccio 1 e 2 punti bassissimi. Entro nella congiunzione, entro nella catenella e faccio tutto il perimetro, quindi con maglie bassissime. Potete farle sia bassissime che basse. Secondo me per un giro di rifinitura è sempre meglio la bassissima, perché vedete dà proprio un punto più pulito, più preciso. Quindi continuiamo in questo modo per tutta diciamo, il contorno del nostro lavoro. Adesso vi farò vedere come fare gli angoli. Sono arrivata all'angolo, come vedete, e la lavorazione è molto semplice. Ho il mio punto di base, entro e faccio la mia maglia bassissima. Adesso io mi sono spostata, come vedete, nella parte in fondo, che sostanzialmente è fatta dalle catenelle di avviamento. Quindi entro e faccio il mio punto bassissimo. Entro in quella successiva, punto bassissimo, e così proseguo. Dove ho la catenella entro, dove ho solo un'asola della catenella entro solo nell'asola della catenella. Molto semplice, molto anche intuitivo. Andiamo semplicemente a definire il lavoro. Infatti questo giro di rifinitura è anche opzionale, cioè uno potrebbe anche non farlo, però almeno io vi ho fatto vedere come farlo, poi ognuno secondo il suo gusto lo fa o meno. Quindi proseguo in questo modo. Ok, allora ho finito il giro di rifinitura, faccio una maglia bassissima nella prima catenella e a questo punto dovrò fare adesso facciamo il primo, poi ne dovremo fare un altro, 2 catenelle lunghe circa 135 cm. Ora dipende un po' anche dalle taglie, però da 135 cm dovrebbe coprire da una S, diciamo, a una L, più o meno, L abbondante. Poi comunque potete anche provarlo su di voi e man mano che andate avanti aggiungere catenelle senza problemi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vedete, abbiamo fatto le nostre 2 catenelle da 135 cm. Adesso vi faccio vedere come indossarlo. Allora, lo prendete così, quindi dalla parte, io ovviamente adesso ho sotto una maglietta bianca per farvi vedere, però si può mettere ad esempio con un top a fascia, quindi con un reggiseno a fascia, o con sotto una canotterina, o come copricostume, o ancora, se proprio volete essere super, mettendo i copricapezzoli e andate senza niente, libere così. Allora,
si lega qua dietro, non si fa il nodo ma si incrociano, quindi semplicemente così. A questo punto, passando da dietro, quindi faccio vedere da qua, passando da dietro, in questo modo, infilate uno dei laccetti da questa parte e quello del lato opposto dall'altra. Fate passare in questo modo. Dopodiché avete questa situazione, vi sistemate un po' in modo che sia ben dritto, ok? E che aderisca bene. Vedete, facendolo passare da qua, questa parte qua aderisce perfettamente e viene molto teso, quindi non rischiate neanche che cada piegandovi. E una volta fatto in questo modo, fate il vostro fiocchettino dietro, così. Ok, e una volta fatto siete prontissime. Questa qua è carinissimo con un jeans scuro, per esempio una minigonna scura o un pantalone estivo, insomma si adatta a un sacco di cose. E questo è il risultato finale. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito, fatemi sapere, faccio vedere poi, vedete, se non avessi niente, questo dettaglio qua è bellissimo. Dicevo, seguite il canale, iscrivetevi, lasciate un like e qualsiasi domanda scrivetemela nei commenti. Grazie e ciao!